bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un progetto strabiliante. Guardate quanto luccica. È stata realizzata questa bellissima mini borsa con il nuovo cordino diamante targato Borgo dei Pazzi. Non so se riesco a farvi vedere quanto brilla, è davvero un cordino eccezionale, ma prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Vi presento un nuovissimo cordino targato Borgo dei Pazzi diamante. Guardate che effetto incredibile! È composto da fibra metallica che luccica davvero tantissimo, come avete visto dall'anteprima. Troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potrete scegliere tra le tante tonalità che offre appunto questo nuovo cordino diamante. Il kit è composto da 2 rocche da 150 grammi, una coppia di manici e della catena, quindi direi che possiamo iniziare col tutorial di oggi. Anche per questo progetto la lavorazione partirà dal manico. Io ho messo un po' di scotch in questa parte perché l'anello è aperto in maniera tale che nonostante la lavorazione non si apre oppure scappi qualche punto. Quindi io cosa faccio? Un cappietto, lavoro con il 5,5 come uncinetto, ma voi anche il 6 lo potete utilizzare per questo bellissimo cordino diamante. Allora, vado a creare 30 maglie basse attorno al manico. Io quindi inizio così, poi la codina me la comincio a lavorare in questo modo e creo il primo punto basso in questo modo. Per qualche punto mi trascino la coda e poi l'eccesso lo andiamo a tagliare. Vedete? Ma guardate che meraviglia, oltretutto molto morbido da lavorare questo cordino. Quindi facciamo 30 punti bassi e ci vediamo per vedere come iniziare i giri. Ci ritroviamo quindi con 30 maglie. Io ho messo dei marcapunti esattamente sul settimo iniziale e anche da questa parte, quindi settimo e qui all'interno ce ne sono 16, ma compresi questi saranno i 18 punti che non subiranno variazioni durante la lavorazione. Quindi, fatti questi 30 punti bassi, io volto il lavoro senza fare catenella perché, vedete, sul primo punto, quindi questo non lo lavoro, vado su quello successivo in costa, quindi prendo solo la sola esterna e mi creo il mio primo punto bassissimo, perché comunque inizieremo sempre con un punto bassissimo e così anche alla fine. Fatto questo, io vado a fare nei successivi 3 punti bassi, uno in ognuno. Mi è rimasto questo prima del marcapunti e qui vado ad eseguire un aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso foro. E quindi la prima parte l'abbiamo completata. Qui sul marcapunti inizio i miei 18 punti bassi, questo sarà il primo, lo eseguo e rimetto il marcapunti così non sbaglio, quindi questa è l'unica cosa che dobbiamo fare per ogni giro, e sempre a maglia bassa in costa mi vado a completare tutti questi. Sempre in costa. Arrivo a questo punto e vi faccio vedere come creare la parte finale. Ho fatto i punti centrali, compreso questo siamo arrivati a 17, adesso facciamo il 18°. Quindi tolgo il mio marcapunti, eseguo il punto basso e lo rimetto perché è importante delimitare la parte centrale. Adesso in questa parte facciamo l'inverso. Qui, vedete, abbiamo fatto l'aumento vicino al marcapunti, anche qui facciamo la stessa cosa. Sul primo punto
aumentiamo di 3 maglie, quindi nello stesso punto 3 punti bassi, poi 3 maglie basse singole, 1, 2 e 3, e qui come vedete rimangono 2 punti, ma uno non lavoriamo come abbiamo fatto qui all'inizio, e qui chiudiamo con un punto bassissimo e il primo giro è completato, perché si alterneranno 2 giri, quindi questo sarà il primo giro. Adesso vi faccio vedere il giro di ritorno e poi ripeteremo questa sequenza. Fatta la maglia bassissima, io volto il lavoro e cosa faccio? Il primo punto non lo lavoro, vado in quello successivo e sempre una maglia bassissima, che sarà una costante per tutta la lavorazione del corpo borsa. Adesso io, senza fare aumenti, mi vado a fare tutte le maglie che mi ritrovo, che saranno 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Tolgo il marker, mi eseguo il mio primo punto basso dei 18 che andrò a creare e li eseguo tutti fino alla fine. Ci vediamo qui per completare questa parte. Adesso tolgo il marker, eseguo l'altro punto basso, lo rimetto e qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, 5 maglie basse e finiamo poi con una maglia bassissima, quindi 4, 5, qua rimangono 2 maglie, l'ultima non si lavora, la penultima maglia bassissima e abbiamo completato il secondo giro. Adesso il giro successivo ripetiamo il primo e quello dopo il secondo, ma ve lo faccio vedere ancora una volta. Fatto questo io volto il lavoro, mi ritrovo in questa situazione, parto dal secondo punto, faccio subito una maglia bassissima e come il primo giro vado a fare 3 maglie basse nei 3 punti che mi ritrovo sotto in questo modo e qui c'è il punto dove andiamo a fare l'aumento, ovvero 3 punti bassi nello stesso punto. Qui abbiamo il marcapunti, lo tolgo, eseguo il primo dei 18 punti bassi che sono al centro e saranno sempre gli stessi, mi raccomando rimettetelo e nuovamente la parte centrale non subisce variazioni. Arriviamo qui e facciamo ancora una volta assieme il finale. Siamo arrivati qui, prima di continuare, come punto di riferimento, quindi il giro dove ci sono gli aumenti, io lasciandomi questa codina, so che è la parte interna e mi dà come punto di riferimento che quando ho questa parte, quindi in questa posizione, devo fare il giro di aumenti. Quando la capovolgo al contrario, so che dovrò fare il giro di ritorno. Quindi sono arrivata al marcapunti, faccio l'ultimo punto che è il 18°, lo rimetto e qui praticamente devo fare l'aumento, quindi qui vedete l'ho fatto dopo il marker, stessa cosa, un aumento di 3 maglie basse in un punto, poi le mie 3 maglie basse libere, quindi una in ogni maglia sottostante e per finire ho gli ultimi 2 punti. Al solito questo non si lavora, lavoro il penultimo e cosa faccio? Una maglia bassissima e ho ripetuto esattamente il primo giro. Adesso vado a ripetere il secondo giro, vedete? Mi ritrovo, questo è il dritto, quindi sul dritto noi non facciamo aumenti. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, al solito, quindi il primo punto non si lavora, vado sul secondo,
faccio una maglia bassissima e qui ho i miei 5 punti che lavoro senza fare aumenti. 2, 3, 4 e 5. Marcapunti, lo eseguo e lo rimetto e continuo sempre i miei 18 punti al centro del mio lavoro. 18 compreso dal primo marker all'ultimo marker. Qui vado a fare le mie 5 maglie basse e la maglia bassissima, poi volto il lavoro e ricomincio con il giro di aumenti. Quindi in sostanza dovrò alternare questi 2 giri per un totale di 22. Dopodiché vi faccio vedere come completare il corpo borsa. Ho completato il pannello, quindi ho creato 22 giri, ho tagliato il filo, adesso dobbiamo occuparci di creare il contorno che sarà anche la nostra profondità. Io ho già realizzato l'altro pannello che poi vi farò vedere come cucire. Guardate la forma che ha assunto, è davvero molto bella. Quindi adesso io che cosa faccio? Riprendo il filato, mi aggancio qui sul primo punto con una maglia bassissima e poi faccio i primi 3 punti, li realizzo a punto basso in questo modo e poi dal punto successivo, quindi dopo i 3 punti, vado a creare una maglia alta sotto ogni riga sottostante. Questa è una riga, qui nel mezzo è un'altra, qui una riga, qui nel mezzo. Quindi noi andiamo a creare il contorno che fungerà anche da profondità, gli darà quella forma bombata. Vedete? Quindi questo lavoro lo facciamo fino a qui, poi da qui in poi i punti sono evidenti e continuiamo a creare tutti questi punti alti. Arrivato qui, questo è l'ultimo e da qui in poi al solito andiamo a creare un punto alto in ogni riga, quindi una qui, una al centro, uno qui, qui, eccetera, eccetera. Non ci dimentichiamo che gli ultimi 3 punti saranno dei punti bassi e l'ultimo punto bassissimo. Quindi facciamo anche questo, ci rivediamo dopo per cucire i pannelli assieme. Pannelli entrambi completati e pronti per la cucitura che faremo dal lato del rovescio, quindi li ho messi al contrario, poi non appena andiamo a completare la cucitura il lavoro viene girato quindi dal dritto. Ho preparato un bel po' di filo. Io qui mi sono staccata qualche punto, sono 4, qui li ho legati e dal punto successivo, poi ognuno diciamo decide l'apertura della borsa, mi aggancio qui e adesso vedete qui ci sono 4 asole. Noi invece prendiamo esterna con esterna. Passiamo il filato tiriamo per bene e passiamo al punto successivo, sempre asola esterna con asola esterna. Tiriamo per bene, esterna con esterna e passiamo il filato. Io ne ho ritagliato un bel pezzo perché mi deve bastare per tutta la borsa. Vedete, sempre le asole esterne di entrambi i pannelli. Quindi questo sarà l'ultimo passaggio prima di avere la borsa completa. Quindi lo facciamo fino a qui.
quindi io ho iniziato subito dopo il marcapunti. Noi l'ultimo punto che cuciamo è questo, rivoltiamo la borsa al contrario, poi agganciamo la tracolla e ci rivediamo a borsa finita. Non so se riesco a farvi vedere quanto brilla questo cordino diamante, è davvero fantastico. La borsa può essere portata sia a spalla oppure direttamente così in mano. Secondo me in entrambi i casi è molto elegante e particolare. Come misure io ho ottenuto 22 in larghezza e circa 26 compreso il manico, e l'utilizzo del cordino è stato di 220, quindi ne rimangono circa 80 grammi delle due rocche da 150 che trovate nel kit. A proposito, mi raccomando, il kit è in sconto su gomitoli.com col 30%, ma nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potrete come al solito scegliere tra le tante varietà di colore appunto che offre questo meraviglioso nuovo cordino diamante targato Borgo dei Pazzi. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto è stato di vostro gradimento, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Getting back into the thick of it, yeah. Take a second, breathe it in, out again. I'm still understanding just how you